Benvenuti alla prima puntata di We Love J-Pop, la rubrica dedicata all'intrattenimento e alla musica giapponese. Ci troviamo nel nostro bellissimo studio creato nel metaverso, l'abbiamo creato sulla piattaforma Aspace VR, che è una piattaforma appunto virtuale, in cui io vi lascerò poi il link qua sotto. Troverete altri mondi, tutta una serie di mondi creati da noi, che potrete visitare sia da PC che avendolo con un visore a realtà virtuale, e in questi mondi praticamente ci saranno informazioni sulla musica J-pop, sull'intrattenimento giapponese, sul Giappone, e insomma poi ci saranno mondi in cui terremo degli eventi, e insomma quindi vi lascerò poi tutte le istruzioni se mi seguite sui miei canali social, in modo che potrete visitarli. Tra l'altro questo universo adesso è ancora molto piccolo, però si allargherà e creeremo tante cose belle in cui potrete sapere sempre di più sui gruppi giapponesi, sull'intrattenimento, sul Giappone, anche su richiesta vostra. Vabbè, comunque iniziamo con questa prima rubrica che è dedicata appunto alle notizie sull'intrattenimento giapponese, in particolare sulla musica J-pop, e speriamo che insomma vi faccia piacere, e in questo modo potrete tenermi informati e sapere insomma come si muove la musica in Giappone. Partiamo con la prima notizia. LDH Japan lancia un nuovo supergruppo femminile ispirato al celebre anime e cartoon Sailor Moon. Il gruppo si chiama SG5, che ha il significato di Sailor Guardian 5, e ogni membro rappresenta una delle 5 guerriere Sailor. Le ragazze si definiscono un supergruppo pop intergalattico che protegge l'universo dal male, dall'ingiustizia e dalla negatività. Il loro superpotere? La musica, ovviamente. Il gruppo è gestito da LDH Japan e dalla società di gestione globale 360, che rappresenta artisti di fama internazionale come Calvin Harris e Will Smith. L'idea di creare un gruppo ispirato alle guerriere Sailor è nata circa 2 anni fa, ma a causa della pandemia il progetto ha subito qualche ritardo. Per poter ufficializzare la collaborazione con il popolare franchise, il gruppo ha dovuto sostenere un provino davanti alla mangaka di Sailor Moon, Naoko Takeuchi, preparando per lei una presentazione e una performance. Fortunatamente la creatrice del manga ha dato la sua benedizione e si è detta entusiasta del progetto. Per quanto riguarda la musica, il gruppo cercherà di portare una versione moderna dell'iconica colonna sonora, oltre a pezzi nuovi dal sound pop futuristico e dance up-tempo. Per l'album di debutto, il gruppo ha scelto come produttore esecutivo e co-direttore creativo il produttore musicale Michael Tucker, meglio conosciuto come Blood Pop, che ha lavorato in passato anche con Lady Gaga, Justin Bieber, Madonna e Britney Spears. Il gruppo canterà sia in giapponese che in inglese e attualmente sta cercando di affinare la propria conoscenza della lingua inglese, anche con il proposito di comunicare meglio con i fan all'estero ed esportare la musica giapponese al di fuori dei confini nazionali. Il gruppo è composto da volti noti dell'ambiente J-pop. Infatti 4 dei membri, Sayaka, Ruri, Miyu e Kaede, facevano parte del gruppo J-pop gestito da LDH Japan, Happiness, che ha debuttato nel 2011 e attualmente non è più in attività. Mentre il quinto membro del gruppo, Rui, fa parte del trio vocale Ice Cream, il cui album di debutto è uscito ad aprile di quest'anno. Non è ancora stato chiarito se Rui continuerà le attività in entrambi i gruppi, ma non è da escludere, perché non è inusuale nell'industria musicale giapponese che un idol possa svolgere attività in più gruppi. Dopo il rilascio delle immagini promozionali, il gruppo ha avuto l'opportunità di fare il debutto live all'Anime Expo di Los Angeles i primi di luglio.
Nell'attesa del loro debutto discografico potete già seguire il gruppo attraverso i canali social ufficiali, mentre i video integrali della loro esibizione all'Anime Expo è disponibile su YouTube e potrete trovare i link in descrizione. Travis Japan, gruppo gestito dall'agenzia di intrattenimento Johnny Associates, si sono esibiti nella popolare trasmissione americana America's Got Talent della NBC. Il gruppo ha avuto questa opportunità grazie alla permanenza negli Stati Uniti annunciata dall'agenzia all'inizio di quest'anno, atta a completare la loro formazione come gruppo, e alle voci entusiaste che hanno circondato la loro esibizione al World of Dance Championship di Orange County, che si è tenuto a marzo. I produttori dello show hanno quindi contattato il gruppo, che ha poi filmato la performance per la trasmissione il mese successivo. La puntata è andata in onda il 12 luglio ed un video dell'esibizione è disponibile sul canale YouTube ufficiale di America's Got Talent. Questa è la prima volta che un gruppo di Johnny Associates appare in uno show televisivo americano dal 1984, quando gli Shonen Tai apparvero nella trasmissione The Merv Griffin Show. I Travis Japan sono un gruppo composto da 7 membri e formato nel 2012, sotto la supervisione del coreografo americano Travis Payne, noto per aver lavorato con Michael Jackson. L'attuale formazione è attiva dal 2017 e sono noti principalmente per la danza sincronizzata. Nel 2021 hanno aperto il canale YouTube Up 81 Dance Studio, attraverso il quale mostrano le loro coreografie di danza. Il CEO di Avex, Max Matsuura, si trova sotto attacco da parte dei netizen a causa di alcune affermazioni fatte in un recente live stream. Matsuura, riferendosi al nuovo gruppo femminile fresco di debutto XG, ha affermato in un live stream, ora cancellato, che il gruppo, composto da membri giapponesi e che canta in lingua inglese, non è affatto simile ad un gruppo K-pop, ma è più paragonabile ad un gruppo femminile americano. Ha anche affermato di aver usato il produttore coreano Simon e il team di produzione coreano unicamente a causa dell'attuale popolarità del K-pop come mezzo per rendere popolare il gruppo, e che vede l'uso di un produttore coreano come mezzo per non perdere contro la Corea in termini di industria discografica, in quanto il Giappone non ha nessun motivo di perdere contro la Corea, dopo che in passato artisti come Boa avrebbero copiato lo stile giapponese, addirittura affermando che ha avuto difficoltà a vendere l'artista in Giappone. Questi commenti, che sono stati poi tradotti in coreano, hanno sconvolto e fatto infuriare non solo i netizen coreani, ma anche i fan del K-pop giapponesi, oltre ad alimentare i sentimenti anti-giapponesi che in Corea sono ancora molto forti a causa della passata colonizzazione coreana da parte del Giappone. Le XG di conseguenza si sono trovate in una situazione difficile, considerando che svolgono le loro promozioni in Corea mentre non ci sono piani per un loro debutto in Giappone. Il gruppo, dopo 5 anni di formazione in Corea, ha debuttato a marzo di quest'anno e ha ottenuto rapidamente una certa popolarità, arrivando ad esibirsi dopo appena 3 mesi dal debutto in show terrestri coreani, a differenza di gruppi come JO1 e NiziU, che pur essendo sostenuti da società coreane, hanno potuto esibirsi solo in trasmissioni via cavo, a causa del fatto che i loro testi sono in giapponese, piuttosto che in inglese come nel caso delle XG. Il successo ottenuto anche grazie al team di produzione coreano le aveva portate ad essere paragonate a gruppi popolari come Blackpink e aespa. Ma a causa delle affermazioni di Matsuura, la loro popolarità è a rischio. L'ex membro dei KAT-TUN Koki Tanaka è stato nuovamente arrestato per possesso di stimolanti. Il cantante, che aveva da poco avviato la sua carriera solista e che gestiva un canale YouTube, aveva ricevuto una condanna a 20 mesi di carcere sospesa per 3 anni dopo essere stato trovato in possesso di stimolanti in un hotel. Il giudice aveva deciso di sospendere la pena in virtù del fatto che il cantante si era dimostrato pentito. Al momento della sentenza il giudice aveva affermato che Tanaka sembra molto dipendente dalle droghe illegali e lo aveva esortato a chiedere aiuto.
A distanza di 9 giorni dall'emissione della sentenza, Tanaka è stato nuovamente trovato in possesso di stimolanti fuori dalla stazione di Kashiwa, nella prefettura di Chiba. Gli agenti hanno riferito che aveva un comportamento furtivo e ha cercato di distogliere lo sguardo quando si sono avvicinati a lui. Dopo averlo trovato in possesso di una bustina che conteneva stimolanti, ha ammesso di averli acquistati per uso personale. Attualmente i suoi avvocati stanno lavorando per ridurre il più possibile la sua pena. Tanaka non è nuovo alle problematiche con la droga, infatti già nel 2017 era stato arrestato perché trovato in possesso di marijuana, anche se in quell'occasione non era stato condannato. Il tabloid Shukan Bunshun ha rivelato che Suzu Hirose e Kento Yamazaki si starebbero frequentando. Il tabloid ha fotografato Suzu tornare a casa dal lavoro il 18 giugno intorno alle 22:30, pochi minuti prima del suo 24esimo compleanno. Kento è stato avvistato in attesa del suo arrivo. Verso le 23:20 i due sono stati visti lasciare il condominio di Suzu separatamente e dirigersi verso un parcheggio dove sono entrati in un'automobile con Kento al volante. Intorno a 00:20 i due sono rientrati sempre insieme a casa di Suzu. Secondo un funzionario dell'industria dell'intrattenimento, Suzu si è recentemente trasferita nel suo attuale condominio e deve ancora finire il trasloco. Secondo il tabloid, il fatto che abbia invitato Kento in casa anche se non è ancora pronta dimostra la vicinanza tra i due. Oricon ha rilasciato le sue classifiche di metà anno per il periodo che copre le vendite musicali giapponesi dal 13 dicembre 2021 al 12 giugno 2022. Ovviamente la classifica è registrata sulle vendite effettuate in Giappone, in quanto le vendite effettuate all'estero non vengono conteggiate. L'artista più venduto nella prima metà dell'anno sono gli Snowman, che si aggiudicano anche il primo posto nella classifica dei singoli più venduti con il singolo Brother Beat. Le ITZY scalano la vetta dei nuovi artisti più venduti in Giappone. I King Gnu invece si trova nei vertici della classifica Combined Single con il doppio singolo Ichizu Sakayume. Gli Stones raggiungono le vette degli album e dei combined album più venduti con l'album City. Aimer invece si trova in cima alla classifica dei digital single con il singolo Zankyu Sanka, che si trova anche in cima agli ascolti in streaming. Per finire Ado è in cima alla classifica dei digital album con il suo album di debutto Kyogen. Potrete trovare il link alla classifica completa in descrizione. Gli Weaver pubblicheranno il loro ultimo album, Weaver, nel giorno del loro debutto, il 21 ottobre. Inoltre terranno un live tour in Giappone intitolato Weaver Last Tour 2022 The Songs Are On Your Side, a partire da dicembre. Gli ultimi live si terranno il prossimo febbraio a Tokyo e Kobe. All'inizio di aprile il gruppo ha annunciato che si sarebbe sciolto il 26 febbraio 2023 a causa della pandemia Covid che ha reso difficili le attività della band. Maggiori dettagli sul loro prossimo album omonimo saranno rivelati in un secondo momento. Gli Weaver sono un trio rock giapponese formato nel 2004, mentre i membri frequentavano il liceo. La band ha debuttato nel 2009 con il singolo digitale Akchome. Rimanendo in tema di gruppi che terminano le attività, è stato annunciato che i Solidemo termineranno le attività come gruppo il 30 settembre. Secondo il sito ufficiale del gruppo, anche i Solidemo hanno risentito del blocco delle attività a causa della pandemia Covid e dopo molte prove ed errori, nonché discussioni tra i membri, è stato deciso che avrebbero messo fine alle loro attività. Tra i membri, Kimata Hiroyuki terminerà il suo contratto con Avex Management, mentre Snell, Mukayama Takeshi, Nakayama Yuki e Teshima Akito continueranno a lavorare sotto l'azienda. I Solidemo pubblicheranno la loro ultima canzone, Eien no Melody, il 20 luglio, per poi partire per il tour di addio Solidemo Last Tour Thanks to Colors, dal 31 dello stesso mese.
Il loro ultimo live, Solidemo Last Live Solid and Emotional, si terrà il 28 settembre all'Ebisu The Garden Hall. Anche gli ex membri Sasaki Kazuya, nome attuale Sasaki Yuki, Sawaki Keiichi e Yamaguchi Tomoya parteciperanno a questo live. I Solidemo sono un gruppo vocale maschile formatosi nell'aprile del 2013. Hanno fatto il loro debutto major con il singolo The One nell'aprile 2014 e hanno vinto il New Artist Award al 56esimo Japan Record Awards lo stesso anno. Passiamo ai nuovi album in uscita prossimamente. Gli Heisei Jump pubblicheranno un nuovo album intitolato Film Music il 24 agosto. Il concept dell'album sarà Music for Movie e ritrarrà varie situazioni ispirate dal mondo del cinema, come una storia d'amore triste ma romantica e un'azione che vi toglierà il fiato. Includerà un totale di 15 tracce, tra cui Fate or Destiny, che è la sigla del dramma di Fuji TV Junai Dissonance, in onda in Giappone dal 14 luglio, e Thunder Sonia, che è la sigla della seconda stagione dell'anime Love All Play. L'album sarà disponibile in 3 diversi formati: Regular Edition, Limited Edition 1 e Limited Edition 2. Gli Exile pubblicheranno il loro nuovo album Power of Wish il 7 dicembre. È stato annunciato che quest'album vedrà anche la partecipazione di Atsushi, che ha ufficialmente lasciato il gruppo nel novembre del 2020. Oltre a Love of History, Sunshine, Yakusoku Promises e Rising Sun, includerà versioni live di canzoni storiche degli Exile come Lovers Again, Ti Amo e altre. L'album sarà pubblicato in 3 diversi formati: Regular Edition, Dome Live Edition, che conterrà firmati dal tour Exile Live Tour 2022 Power of Wish, e Dome and Arena Live Edition, che conterrà filmati da Exile Live Tour 2021 Red Phoenix. I News pubblicheranno il loro 12° album, Ongaku, il 17 agosto. Secondo quanto annunciato, utilizzando le loro esperienze passate, i membri hanno affrontato la musica a testa alta e hanno usato le loro specialità per creare questo album. L'album includerà i singoli Loser e Sanjushi e canzoni nuove di zecca. Sarà pubblicato in 3 diversi formati: Limited Edition A, Limited Edition B e Regular Edition. Se siete interessati ad acquistare o preordinare questi album o altri album di artisti giapponesi, potete farlo attraverso i siti di rivendita con spedizione all'estero, CD Japan e Yes Asia. L'ex membro dei King and Prince, Iwashi Genki, terrà il suo primo tour nazionale intitolato Genki Iwashi Tour 2022 How to Love dal 25 agosto. Il tour si terrà in concomitanza con l'uscita del primo album di Iwashi, How to Love, che uscirà il 10 agosto. Si esibirà in un totale di 7 località in tutto il Giappone. Iwashi ha debuttato con il gruppo King and Prince nel 2018, ma poco tempo dopo il debutto ha annunciato che sarebbe andata in pausa a causa delle sue condizioni mentali, in quanto soffriva di attacchi di panico. Nel 2021 ha annunciato che avrebbe lasciato ufficialmente il gruppo e poco dopo che avrebbe iniziato a promuovere come artista solista. Potrete trovare in descrizione il link del teaser del primo singolo omonimo tratto dal suo album di debutto How to Love. Per commemorare l'uscita della loro nuova canzone Oshi no Ame, in uscita il 3 agosto, i Johnny's West hanno aperto un account TikTok dal nome We Are West 7. Il primo post del gruppo è stato fatto il 1 luglio sul palco della tappa di Osaka del loro tour Johnny's West First Dome Tour 2022 To Be Kansai Color Tobe Kansai Kara. Nel video si possono vedere i membri e la folla che celebrano il 29° compleanno del membro Kamiyama Tomohiro.
I Johnny's West hanno promesso che condivideranno varie cose tramite TikTok. Di recente anche il gruppo Johnny's ABCZ ha aperto il suo account TikTok, lanciando anche una challenge che invita i fan a inviare video in cui ballano la loro canzone di debutto, Zaya ABC 5 Star. Potrete trovare il link ai loro account in descrizione. Il gioco per smartphone dei JO1 NJO1 sarà rilasciato questo mese. JO1 è un gioco che segue il concept, un'app in cui tu e i JO1 vi connettete per 365 giorni. Il giocatore condivide una vita comune in una casa condivisa con gli 11 membri. Man mano che comunicherete con i membri e vi avvicinerete a loro, sarete in grado di andare avanti con la storia di ogni membro. Potete farvi un'idea del gioco guardando il concept movie oppure andando sul sito ufficiale. L'attore Maeyama Takahisa, 31 anni, che si era preso una pausa per salute mentale, ha annunciato che lascerà la Watanabe Entertainment e si ritirerà dallo showbiz. Sul sito ufficiale della Watanabe Entertainment si legge: Maeyama Takahisa, che era stato in pausa, lascerà Watanabe Entertainment il 30 giugno, secondo sua richiesta. Vorremmo mostrare la nostra gratitudine a tutti i suoi fan che lo hanno sostenuto fino ad ora, così come tutte le persone interessate. Maeyama, noto per la serie TV Kamen Rider Wizard, era rimasto particolarmente turbato dopo che a dicembre l'attrice e doppiatrice Kanda Sayaka è deceduta. Maeyama ha rilasciato in seguito una dichiarazione commemorativa rivelando di aver frequentato l'attrice e cantante e che erano in programma per sposarsi. In seguito alla tragedia, a gennaio, ha deciso di sospendere le sue attività poiché la sua salute mentale stava influenzando il suo lavoro. Bene, questa era l'ultima notizia, la puntata termina qui. Se vi è piaciuta ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdervi le prossime puntate. Se vi fa piacere lasciate un commento per farmi sapere se la puntata vi è piaciuta, quali sono le notizie che vi hanno interessato di più e magari quali altri contenuti vi piacerebbe vedere nelle prossime puntate. Oltre a questo vi ricordo appunto che ci sono i nostri mondi visitabili sulla piattaforma Space VR, in cui potrete anche trovare il nostro calendario di eventi prossimamente, e tra tutti i mondi visitabili troverete anche la ricostruzione della mostra che si è tenuta in Giappone l'anno scorso, dedicata al manga Rurouni Kenshin per il suo 25° anniversario. La mostra è stata ricostruita in realtà virtuale ed è visitabile, è divisa in 7 stanze e ogni stanza riproduce appunto una delle sale della mostra, in cui sono mostrate anche scannerizzazioni delle tavole originali del manga. In più ho aggiunto qualche tocco personale che vi darà qualche informazione in più sul manga, sui film, sugli anime e su altre cose che riguardano appunto il mondo di Rurouni Kenshin. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata di We Love J-Pop.